La lucidità terminale rappresenta uno dei fenomeni più enigmatici e affascinanti osservati nella storia della medicina e delle neuroscienze. Con questa espressione si intende quel ritorno improvviso, inatteso e transitorio di chiarezza mentale, memoria e consapevolezza che può manifestarsi in persone gravemente compromesse sul piano cognitivo o neurologico, in particolare in prossimità della morte. Ciò che colpisce medici, familiari e studiosi è che episodi di questo tipo compaiono proprio in soggetti che da lungo tempo si trovano in condizioni di grave deterioramento mentale, demenza avanzata, stati vegetativi o comatosi e che sembrano aver perso ogni capacità di comunicazione. La manifestazione improvvisa di lucidità, seguita spesso poche ore o giorni dopo dal decesso, ha suscitato nei secoli interpretazioni diverse, da segni di un intervento spirituale o dell'anima che si libera dal corpo, fino a ipotesi più recenti di natura biochimica e neurofisiologica. L'osservazione di questo fenomeno non è nuova. Già nella letteratura medica del Settecento e dell'Ottocento se ne trovavano numerose descrizioni. In particolare nella psichiatria tedesca il tema era noto come Lucides Interval, intervalli lucidi, e veniva discusso in relazione al rapporto tra mente e cervello. Medici e filosofi come Benjamin Rush e Dietrich Georg Kieser riportavano casi in cui pazienti dementi o psicotici, poco prima di morire, ritrovavano la capacità di parlare con coerenza, riconoscere i propri cari, ricordare episodi della loro vita e manifestare una sorprendente serenità. Per i pensatori dell'epoca, simili fenomeni non erano soltanto curiosità cliniche, ma diventavano materiale di riflessione filosofica. La questione centrale era se tali episodi potessero costituire la prova dell'indipendenza della coscienza dal corpo. In un contesto storico in cui il dualismo mente-corpo era oggetto di acceso dibattito, la lucidità terminale forniva argomenti tanto ai sostenitori di una concezione spiritualista quanto ai fautori di una visione meccanicistica della vita psichica. Con l'avvento della neurologia moderna e con l'affermarsi di un paradigma sempre più riduzionista, basato sull'idea che le funzioni cognitive emergano esclusivamente dall'attività cerebrale, l'interesse per la lucidità terminale subì un lungo declino. La medicina del Novecento, orientata a spiegazioni rigorosamente biologiche e a metodologie di ricerca sperimentale controllata, tendeva a marginalizzare fenomeni difficili da riprodurre e da misurare. Eppure le testimonianze non sono mai scomparse del tutto, specialmente nell'ambito delle cure palliative e della medicina geriatrica. Medici, infermieri e familiari di pazienti hanno continuato a riportare episodi di lucidità inspiegabile in malati terminali, soprattutto affetti da Alzheimer o da altre forme di demenza avanzata. Negli ultimi 20 anni l'attenzione scientifica è tornata a concentrarsi su questo tema, con studi sistematici che hanno iniziato a raccogliere e a catalogare casi cercando di distinguere le varie forme in cui si manifesta. Uno dei contributi più significativi in questa direzione è rappresentato dalle ricerche di Michael Nahm e Bruce Grayson, che hanno analizzato la letteratura storica e contemporanea, identificando diversi tipi di lucidità terminale. Nei pazienti affetti da demenza, spesso da anni incapaci di riconoscere i familiari o di formulare frasi di senso compiuto, si osserva talvolta un risveglio sorprendente. La persona torna a chiamare i propri cari per nome, racconta episodi della propria infanzia o ringrazia per coloro che le sono accanto. In altre circostanze la lucidità compare in pazienti in coma o in stati di incoscienza prolungata.
Questi soggetti si destano per breve tempo, scambiando alcune parole e poi ricadono in uno stato di incoscienza fino alla morte. Un'altra forma più legata ai pazienti oncologici terminali riguarda l'improvviso recupero di energia, appetito e desiderio di dialogo. In tali casi spesso i familiari interpretano questo miglioramento come segno di guarigione, salvo restare attoniti quando subito dopo sopraggiunge il decesso. Se il fenomeno è stato ampiamente documentato, le sue spiegazioni restano ovviamente ancora incerte. Le ipotesi neuroscientifiche più discusse riguardano la possibilità che nelle fasi finali della vita si verifichino particolari rilasci di neurotrasmettitori che riattivano temporaneamente i circuiti cognitivi. Alcuni studi ipotizzano che la morte imminente sia accompagnata da un aumento acuto di dopamina e glutammato, sostanze che possono transitoriamente favorire la memoria e l'attenzione. In alternativa si è parlato di una riduzione delle inibizioni neuronali, cioè il deterioramento delle aree corticali inibitorie tipico della fase terminale potrebbe paradossalmente permettere la riemersione di funzioni cognitive sopite. Un'altra possibilità considerata sono le oscillazioni metaboliche, come variazioni improvvise nell'ossigenazione cerebrale o nella glicemia, che potrebbero generare momenti di vigilanza e lucidità. Queste ipotesi, pur suggestive, non sono facilmente verificabili. Gli episodi di lucidità terminale sono rari, difficili da prevedere e spesso avvengono in contesti domestici o di hospice, dove non è possibile monitorare il cervello del paziente con tecniche avanzate di neuroimaging. Inoltre, l'interpretazione stessa del fenomeno risente di un elemento soggettivo. La sorpresa e l'emozione dei familiari possono indurre a sovrastimare la coerenza e la durata della lucidità. Tuttavia, la frequenza con cui tali episodi vengono riportati e la loro ricorrenza storica suggeriscono che non si tratti di semplici illusioni percettive o di bias emotivi, di distorsioni dovute al soggetto, ma di un fenomeno reale che merita attenzione. Oltre alle spiegazioni neurobiologiche, esistono interpretazioni di carattere filosofico e spirituale. Alcuni autori, come Peter Fenwick, hanno proposto che la lucidità terminale possa essere un indizio di come la coscienza non sia riducibile alla sola attività cerebrale e possa forse quindi sopravvivere al corpo. Si tratta di posizioni minoritarie nel dibattito scientifico, ma che trovano eco in esperienze religiose e culturali di molte tradizioni, in cui la morte è concepita come momento di passaggio in cui l'anima si libera dalle limitazioni fisiche. Al di là delle convinzioni personali, tali prospettive continuano a stimolare riflessioni sui limiti della scienza, nel descrivere soprattutto l'esperienza soggettiva della coscienza. Sul piano clinico ed esistenziale, la lucidità terminale riveste un ruolo significativo. Per i familiari può costituire un dono prezioso, l'occasione di un ultimo saluto, di parole mai dette, di riconciliazioni inaspettate. Molti caregiver riferiscono che questi episodi rendono meno doloroso il lutto, offrendo una sorta di chiusura affettiva. Tuttavia non mancano gli effetti ambivalenti. Alcuni interpretano la lucidità come segno di guarigione imminente e rimangono dopo sconvolti dalla morte del soggetto, percependo il fenomeno come una crudele illusione. Per questo è importante che medici e operatori delle cure palliative conoscano il fenomeno e sappiano accompagnare le famiglie nel viverlo, senza alimentare false speranze, ma valorizzandone il significato umano e relazionale. Il mistero della lucidità terminale invita a riflettere sulla natura stessa della coscienza. È possibile che la mente non coincida del tutto con le funzioni cerebrali che possono essere misurate? Oppure semplicemente la nostra conoscenza delle dinamiche neurochimiche della morte è ancora troppo limitata?
Qualunque sia la risposta, ciò che colpisce è che un fenomeno tanto fragile e fugace abbia attraversato secoli di storia medica e continui a riaffiorare nelle testimonianze dei giorni moderni. Il suo studio richiede un approccio interdisciplinare che unisca neurologia, psicologia, antropologia, storia della medicina e filosofia della mente. Nel XIX secolo la lucidità terminale era usata come argomento filosofico sul rapporto mente-corpo. Oggi può diventare terreno di incontro tra neuroscienze e studi sulla coscienza. Gli episodi riportati da familiari e operatori sanitari non sono semplici curiosità cliniche, ma rappresentano uno stimolo a riconsiderare i limiti dei nostri modelli. La difficoltà di osservare e misurare il fenomeno non ne riduce la rilevanza, anzi ne sottolinea la necessità di nuove metodologie di ricerca, magari basate su registrazioni longitudinali in contesti di hospice e sull'impiego di biomarcatori neurochimici. La lucidità terminale rimane uno degli enigmi più affascinanti della medicina. Pur mancando spiegazioni definitive, la sua presenza nella letteratura storica e nelle esperienze cliniche contemporanee conferma che non si tratta di una semplice leggenda. È un fenomeno reale che interroga le neuroscienze, ma che al tempo stesso ha profonde risonanze umane e culturali. Forse la sua importanza non sta tanto nella possibilità di svelare il segreto della coscienza, quanto nell'offrire un'occasione di incontro, un ultimo spazio di dialogo e di riconoscimento, laddove la malattia sembrava aver cancellato ogni possibilità di comunicazione. In questa prospettiva, la lucidità terminale non è solo un oggetto di studio scientifico, ma anche un'esperienza che restituisce dignità e senso al mistero di morire.